Ben ritrovati. Oggi torno a parlarvi di Color Traveler, un'azienda alla quale io mi sono affezionato perché innanzitutto questo packaging che come vedete ricorda la valigia e sono i colori del viaggiatore. Questa azienda ci porta a spasso per il Giappone, raccontandoci di luoghi, di tipicità, di caratteristiche le quali hanno comunque una storia, la quale storia poi viene intrappolata, viene comunque condensata nella tonalità del colore. E allora il colore dell'arcipelago del Setonakai, quello dei tetti, dei mattoni, il red brick, il colore della notte, dei fuochi illuminata dai fuochi d'artificio, insomma c'è davvero tanta varietà, però è anche un inchiostro che è formulato bene, è vero, abbastanza, un po' oleoso da far scorrere bene il pennino, e poi è caratteristico per questa sua valigetta, dove c'è per l'appunto un piccolo calamaio, le etichette, una pipetta, se vogliamo regalarlo a qualche amico anche per farlo conoscere o tenerci dei campioncini a futura memoria, tanto meglio. Il prezzo sul mercato, insomma, non è dei più popolari, però dai, è ancora avvicinabile. Il calamaio sono 30 millilitri, ha questo tappo con il logo, ma soprattutto possiede un'imboccatura generosa. Ecco, questa è la tinta di cui vi parlerò oggi, non vi ho ancora detto il nome, ma è il Hiroshima Dish Signature Dish Brown. Vi spiegherò il perché di questo nome così esteso e lungo, come sono quelli che caratterizzano di solito questi inchiostri. Un calamaio, vi dicevo, con un'apertura che consente anche l'immersione e l'intingimento di penne abbastanza corpulente. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un marrone chiaro, di un arancione scuro, di un marrone rossiccio, e comunque una tonalità che io apprezzo particolarmente, mi piace utilizzarla. Ho spesso almeno un paio di penne caricate con questo tipo di inchiostri, perché mi piace al punto di volerlo assaporare costantemente, tanto su un pennino sottile, un pennino fine, quanto su pennini invece più corpulenti. La tinta di questo inchiostro è ispirata ad un piatto, ecco perché si chiama Hiroshima Signature Dish, ad un piatto tipico di Hiroshima, e cioè, spero di pronunciarlo bene, l'okonomiyaki. È insomma, non vi spiegherò la ricetta, ma sono andato a leggermi anche quella. Vi confesso che sono pignolino a tal punto, ma insomma è un piatto che alla fin fine composto su una farina sulla quale vengono poi aggiunti vari elementi e infornata, assume poi alla fine questo colore marrone, un po' rosticciato si direbbe da noi, anche con delle tonalità più verdeggianti, che sono quelle delle foglie che vengono aggiunte proprio nella specialità di Hiroshima, perché altre città e altri distretti invece lo fanno in maniera diversa. Sapete com'è il mondo delle ricette, della gastronomia, è ancora più vario di quello degli inchiostri. Il piatto invece di riferimento è quello di Hiroshima, e allora queste fogliette verdi che danno questa sferzata di colore su questo marrone sono rappresentate nell'inchiostro da delle pagliuzze, da un piccolo shimmering che viene, per così dire, introdotto in questa tinta. Uno shimmering molto discreto, dal quale non aspettatevi faville, follie, fuochi d'artificio, piuttosto ad osservarlo da vicino. Spero che le immagini riescano a mostrarvelo, perché si tratta davvero di sfumature. Emerge piuttosto una caratteristica di B-component, vale a dire che in alcuni frangenti, soprattutto in concomitanza di alcuni pennini particolari, non a caso ho usato il Music di Pilot, emerge
come posso dire, emerge del verde, si palesa il colore verde che è proprio quello delle foglioline di cui vi ho parlato prima, di questo nori verde che viene messo non solo a decoro ma proprio a completamento del piatto di cui vi ho parlato poc'anzi. Quindi è vero, sì, ci sono dei brillantini che restano comunque discreti, un po' immersi nel marrone di questo inchiostro, ma una componente verde fa l'occhiolino ogni tanto, e quindi è un inchiostro davvero completo da questo punto di vista, perché è sia bicomponente che anche di tipo shimmering. La prima prova l'ho fatta su una carta di tipo comune, una carta da 70 grammi, comunque un bel blocco, intendiamoci, che mi ha inviato un mio conoscente da Zagabria, e ve ne ho parlato in un video a parte. L'ho provato con il pennino M della Delta Masai, capirai, 18 carati, un pennino medio. Si è comportato molto bene, un inchiostro preciso, un inchiostro deciso, coerente con la sua caratteristica cromatica, non presenta effetti di shading, non passa neanche il foglio come avete visto, se non proprio impercettibilmente dove l'ho utilizzato in maniera più decisa, quindi poco spazio alla sfumatura. E invece sempre sulla stessa carta l'ho provata con un pennino vintage, quello del Pelikan 400, e sembra quasi un paradosso, ma su questo pennino con un tratto più sottile e leggerissimamente elastico, i brillantini, queste pagliuzze dorate, compaiono più significativamente. Sembra un po' strano, perché in genere è il contrario. Non ci sono effetti di variazione nella copertura, nella saturazione. È un inchiostro che mi piace anche per questa prova convincente, cioè è quello e quello è. Come ho detto anche parlando del Golden Lapis di Pelikan qualche giorno fa, io apprezzo gli inchiostri che hanno quella carica cromatica, quella saturazione, e la mantengono costante, tanto che vari la velocità, tanto che vari la gradazione del pennino, cioè non si vive di sole sfumature. È bello anche avere un tratto deciso, che è sempre quello, facilita tra l'altro la lettura. Toglie forse un po' di poesia, un po' di lato artistico al segno grafico, però lo apprezzo molto. Anche con la Pelikan non passa il foglio. L'ho provato su un blocco avoriato per vedere quanto possa variare la tinta, e devo dire che i marroni in generale, poi tanto più quelli scuri, li apprezzo sulla carta avoriata. Questo perde un po' di vivacità, non certo a carico della finitura della carta, perché è una carta più pregiata, una carta tra l'altro da 80 grammi, più finita meglio, quasi vellutata, ma molto quasi, come una Clairefontaine di primo costo, e quindi una carta di qualità, pur essendo un blocco economico di per sé. Sì, si spegne un pochettino, viene a perdersi quella carica cromatica, ma la prova è convincente, come vedete, tanto sul pennino quello della Pelikan 400 che su quello più corpulento della Delta Masai. Si percepisce su quello della Delta un po' come su quello della Pelikan, in vero, qualche variazione dovuta alla velocità, cosa che sulla carta precedente invece non mi era capitato di vedere. Ecco, notate su questo 18 carati ad esempio come la velocità, come la decisione del tratto abbia influito anche sulla copertura, quindi sulla saturazione dell'inchiostro. Andando a girare la pagina, 80 grammi, non c'è traccia. Questo è un caso un po' strano, perché è un inchiostro che su altre carte, pensate, persino sulla Rhodia, ha passato il foglio. Allora cosa significa? Che probabilmente è suscettibile del tratto nominale, della quantità, cioè del flusso di inchiostro depositato sulla carta nel minuto secondo. Tanto è vero che allora la prova su Rhodia, come sempre, mette in evidenza
tutte le caratteristiche. È un po' come se la carta Rhodia, per questa sua qualità, soprattutto poi sto parlando dell'Uniblank, riesca ad ampliare, ad amplificare lo spettro. Ad esempio sulla Rhodia comincio a vedere dei tratti arancioni, dei tratti marroni più fitti, dei tratti rossastri, cosa che sulle altre carte erano un po' più compressi, più appiattiti. Quindi un leggero effetto di shading compare su questa carta, merito della carta ovviamente, cioè come a dire, l'inchiostro le potenzialità le ha, però mi devi dare lo strumento, penna stilografica, e il media, la carta, per tirarle fuori. È anche vero che purtroppo, vedete, il pennino medio di Delta, in corrispondenza della scritta sotto Masai, che ho fatto più lentamente e quindi riversando più inchiostro sulla carta, ha cominciato a mostrare qualche effetto di spiumaggio, così come questo pennino ad intinzione che sto usando, che è un pennino estremamente sottile, si è dimostrato assolutamente inefficace e inappropriato. Spiuma, non ci sono altri termini. Se infatti vado a raccogliere la prova, diciamo, nel retro della carta, noterete che è passata, questo inchiostro passa alla carta Rhodia, una cosa che non è facile perché è una carta abbastanza resistente al trafilaggio da parte a parte, però in questo caso, in corrispondenza soprattutto del pennino ad intinzione e del pennino medio della Delta, è passato dall'altra parte. Quindi teniamolo presente quando adottiamo sia un pennino sia una carta di un certo tipo. In conclusione, un inchiostro per gli amanti del genere, dal Pelikan 4001 Brown al Noce Moscata di Leonardo, al Diamine Ancient Copper, insomma quel range di tonalità. Dicevo per gli amanti del genere, però con il valore aggiunto che questo inchiostro è anche di tipo shimmering, molto delicato, molto tenue. Sì, è quel valore aggiunto che altri inchiostri non hanno e che qui posso vedere, anche questo per gli appassionati ovviamente dei brillantini. A voi tutti amici un caro saluto, vi aspetto ai prossimi video, i miei saluti in questo caso sono brillantinati. Ciao!